Bentrovati con un nuovo podcast che vi immergerà nel mondo magico dell'handmade. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e non solo. Ti aspetto con tanti altri video, quindi iscriviti per non perderti nulla di quello che pubblico. E ora vediamo di cosa si parla oggi. In questo podcast vi voglio far vedere un acquisto che ho fatto di recente, non era in programma, però sono successe due cose, anzi direi tre cose. Prima di tutto, fra un po' c'è la festa di fine anno di mio figlio, è uscito il tema degli anni 70. Allora, gli ho proposto a Gabriel di creargli una t-shirt colorata all'uncinetto e lui ha detto di sì. Allora io subito, prima che ci ripensassi, mi sono messa lì e ho fatto l'ordine di filati. Poi mi è successo che una signora voleva un cappellino, uno di quelli colorati che pubblico sui miei profili social, e in pratica voleva dei colori ben precisi, il bianco, l'azzurro e il rosa, quindi non li avevo in casa a parte il bianco, però quello è già predisposto per un certo progetto che sta venendo molto bene, quindi mi piace tanto, e allora l'ho aggiunto anche questo all'ordine. E è successo anche che quest'anno non volevo fare nessun tipo di mercatino perché ho veramente diversi impegni, poi devo studiare certe cose per voi, per il canale, voglio imparare come gestire meglio anche l'aspetto eccetera, quindi ho detto non prendo altri impegni, però mi è arrivato insomma le solite email informative di tutti i mercatini che si fanno in zona e siccome l'anno scorso mi sono divertita un sacco mi sono detta dai un paio li facciamo, ma non avevo niente di estivo perché la maggior parte o li ho tenuti per me dei progetti che ho fatto o sono stati insomma comprati, acquistati o semplicemente li ho regalati. Allora mi sono detta devo fare dei progetti veloci, carini, molto come dire versatili e ho pensato a un accessorio, quindi a diversi cappellini con diversi punti, che alcuni ve li faccio vedere, alcuni non li ho più perché nel frattempo sono stati già dati via. Intanto vediamo l'apertura del pacco, che vi faccio vedere tutti i colori. Ho praticamente tre prodotti che li conoscete tutti, però voglio condividere con voi praticamente l'allegria di questi colori e poi non vedo l'ora di iniziare il progetto per mio figlio. Dai, per una volta che mi dice sì sì, speriamo che si continui perché lui sì mamma sì, poi dopo ci ripensa perché è fatto così. Ok, adesso io inizio a farvi vedere un po' i colori, i prodotti e poi dopo parliamo anche dei cappellini che ho già fatto, eccetera, così vi faccio vedere un po' di modelli. Alcuni ce li avete già sul canale, alcuni no. Il primo che vi faccio vedere è il visone, è un filato pellicioso, vi faccio vedere anche da vicino. Mi sono presa un gomitolo perché io ho la versione in casa, quello un po' più ehm, marroncino crema e questo invece un po' più rossiccio. Adesso non c'è il colore di preciso, ma comunque se voi andate sul sito di Filati Discount e scrivete Visoni c'è tutto l'elenco praticamente. Questo è un filato formato da due fili leggermente elastici, vedete, e uno ha dei pezzetti di tessuto incorporato che anche questo è un po' elastico, non so come farvi vedere così, però comunque, e l'altro ha questo pelo che non è tanto ed è tutto sintetico, quindi non pizzica, è molto morbido. In pratica abbiamo l'85% di poliestere e 15% di nylon. L'ho preso perché era tanto tempo che non lo lavoravo, quasi 4 anni, perché l'ho usato per la borsa Kira, dopodiché non l'ho utilizzato più. E avevo il gomitolo che ho utilizzato per il cappellino a punto rette che è uscito recentemente sul canale, però lo volevo prendere anche perché volevo provarlo a lavorarlo ai ferri, almeno fare
piccolo pannello per capire come esce, perché mi piacerebbe in pratica utilizzarlo con i feri e capire anche per l'estate il risultato finale. Io lo immagino lavorato molto largo, quindi con un 10, con un 12, questo qua, vedete? Sì. E che venga molto largo appoggiato su una canota o su un bel reggiseno, quindi lo vedo bene per l'estate, nelle serate estive in pratica. Sicuramente non sotto il sole a 40 gradi, ecco, diciamo anche di no, però lo trovo molto sciccoso, molto elegante, raffinato per l'estate, per le serate estive. Se come capo di abbigliamento il risultato non mi piace tanto, io lo vedo bene anche per fare delle stole, perché immaginatevi un bel vestito elegante con questa stola che gli dà un carattere, gli dà luce e gli dà anche colore. A me piace tanto. Il risultato finale lo devo provare, quindi finito questo video del podcast andrò a fare un po' di prove, perché sarà molto rarefatto. Io credo di avere il numero 12 in casa di feri e cercherò di utilizzarli. Sono 40 grammi, ma non mi ricordo i metri, come al solito. Sul gomito non c'è scritto, però sul sito di Filati Discount c'è. Poi ho preso 2 gomitoli del Fioc Color, che sono questi. Ho pensato di creare un cappellino, cioè farmi aiutare dalla sfumatura del colore per creare un cappellino. Questa è la versione marrone, Fioc Color marrone, c'ha 50 grammi e sono 125 metri. Qui avete anche il lotto, perché magari da un lotto a l'altro la sfumatura cambia leggermente. Invece lui è il Fioc Color fucsia. Lui è uno dei miei preferiti dopo quello viola, cioè mi piace veramente tantissimo, perché mi ricorda ancora quando creavo i fiori, le rose, che erano spettacolari, perché non ti aspettavi mai il dopo, quindi la foglia dopo, il petalo dopo di come usciva, quindi veramente mi piaceva. Adesso l'idea era quella, poi vediamo se farò quello che ho detto oppure no. Poi ho preso un po' di gomitoli bianchi, ne ho presi 3, però 2 sono già di là. Siccome il bianco d'estate piace sempre, questo è il cotone ecologico, è 100% cotone, è un cotone riciclato, a 50 grammi 125 metri, in pratica è poco ritorto. Vedete, poco ritorto. Invece il Fioc Color è molto più ritorto. Lo spessore è più o meno lo stesso. Poi ho preso sempre del colore del cotone ecologico 4 sul nero. Secondo me il nero, essendo ti dà quel contrasto per far risplendere molto bene i colori brillanti, quindi l'ho preso proprio per dare leggermente un po' di carattere nel creare dei progetti. Poi di cotone ecologico ho preso tanti altri colori, adesso vi faccio vedere. Iniziamo con la gamma dei rosa, almeno quelli che ho preso io, perché sul sito, cioè non li ho presi tutti, ho preso proprio i colori che volevo. Allora, abbiamo questi 3, cioè io ho questi 3. Ma quanto sono belli! Io adoro i rosa. Allora, lui ce n'è di meno perché l'ho utilizzato per fare un cappellino, non è che mi è arrivato così, sono tutti da 50 grammi, Però, intanto vi dico,
cotone ecologico rosa, poi abbiamo cotone ecologico corallo, poi abbiamo, tutti al contrario li ho presi, cotone ecologico fucsia. Sono uno più bello dell'altro, veramente adorabili, mi piacciono un sacco. Poi ho preso questi due, gamma diciamo del giallo, mi ripeto, non ho preso tutti, anche lui va sempre in questa categoria, non ho preso tutti i colori del cotone ecologico presenti sul sito, ho preso solo quello che volevo io, però vi faccio vedere. Allora, lui l'avete già visto perché è il... oh, se ci riesco, non voglio aprirlo perché dopo rischio di combinare un disastro qua. Beige. No, mi sono sbagliata, questo voi non l'avete mai visto, questo è il beige. Voi avete visto il crema e avete visto il noce nell'altra apertura di pacco. Poi abbiamo qua questo più giallo che è il cotone ecologico giallo. Poi abbiamo il cotone ecologico zafferano. Io non li andrò a utilizzare per categoria, li andrò a utilizzare tutti insieme proprio. Poi abbiamo questi tre. Anche questo è stato utilizzato per creare un cappellino, non è che mi era arrivato così. E abbiamo l'azuro, no scusate, cotone ecologico Sky, cielo, quindi Sky, proprio scritto in inglese. Poi abbiamo il turchese che è questo. Poi abbiamo azuro. Veramente belli, 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 belli. Poi abbiamo questi quattro che non ho preso, ne ho preso solo uno per categoria. Credo che di grigi ce ne siano due, se non ero. Vabbè che il grigio può andare insieme al nero e al bianco, volendo proprio, così. Però io ve li faccio, mi ripeto per l'ennesima volta, vi faccio solo vedere, non ho deciso come utilizzarli. Questo è il grigio chiaro. Infatti mi ricordavo che ce n'era anche la versione più scura. Poi ho il verde, ma non so se c'è una verde. Questo l'abbiamo visto l'anno scorso nella borsa Aurora, è bellissimo, un verde intenso. Poi abbiamo il lilla, anche di lui c'è anche il viola, quindi quello più intenso. Poi abbiamo il rosso. Vorrei farveli vedere tutti, ma ora io ci provo, però non so che se ci riuscirò. Oh, ecco, già è andato. Ci provo. No, io li perdo a pezzi, non ci riesco, però comunque guardate quanto sono belli. Tanto io li andrò a lavorare quando andrò a fare la maglietta di mio figlio, i cappellini eccetera. Sono bellissimi, sono veramente adorabili. Ci sto provando, sono solo alcuni. E sul sito ce ne sono altri colori che io non ho toccato, quindi ne avete di scelta. Come ho detto prima, il cotone ecologico è un cotone riciclato, ma io adoro perché è veramente molto ma molto molto morbido. Come ho detto prima, questi gomitoli li ho presi per creare la malettina per Gabriel e dovevo fare quel cappellino che mi è stato chiesto proprio precisamente. Con quello che mi rimane andrò a fare degli altri cappellini per i mercati perché non ho tanta roba da presentare. Intanto vi faccio vedere l'ultimo cappellino che abbiamo creato insieme, che è lui. C'ho ancora il filo perché non sono riuscita ad attaccare l'etichetta. Intanto lo indosso. Mi piace un sacco, veramente tanto. Qui ho utilizzato il positano e ho utilizzato il viscone, però notate, vedete, questi sono più rossicci, questi sono un po'
è proprio il tessuto che cambia, c'è l'arancione, il giallo, qua c'è il mattone e il rosso più o meno. Questo è un modello che andrò a fare. Poi scusatemi, ho questo, mi devo sistemare i capelli, scusate, ho lui, è un cappellino lavorato con il cotone ecologico e lavorato semplicemente partendo dal cerchio magico. Dopo che sono arrivata alla circonferenza che desideravo, che ho fatto vedere la formula, magari facciamo anche un podcast specifico. Dopodiché sono andata leggermente ad aumentare. Questo è un altro modello. Lui è lavorato col punto greni, lavorato col fiocco ottone, partendo sempre dal cerchio magico, poi sono andata a lavorare con i greni. Lui è una novità, è molto molto bello, anche veloce da fare, e poi pesa pochissimo, immaginate che pesa solo 50 grammi, da indossare così. Io avevo finito anche il filato, quindi non sono andata a fare la fesa molto larga, però comunque mi piace anche così. Ho usato il punto clessidra, di conseguenza si parte da una base con il multiplo di 3 e si va a lavorare in tondo. Insomma, di cappellini estivi ce n'è pieno, cioè potete fare qualsiasi cosa. Poi adesso vi faccio vedere l'ultimo, dove ho utilizzato anche il nero. Vedete come gli dà un po' più di carattere, tra virgolette, perché si va a smussare un po' i colori, ma allo stesso tempo li riempie un po' di più perché brillano. Il metodo di lavoro è uguale, si parte sempre dal cerchio magico, è un punto chiuso, la maglia alta cioè, ma il design è diverso. Insomma, uno più bello dell'altro. Io non so cosa scegliere, se dovessi tenermene uno non saprei cosa scegliere perché sono tutti belli, danno carattere. Immaginatevi un bel cappello come questo per una bella passeggiata sulla spiaggia con un costume semplice, o se vogliamo esagerare un bel costume allegro molto colorato e in tinta abbiamo il cappellino. Dai, io vi ho dato un po' di idee. Adesso i modelli dove si parte dal cerchio magico e poi si scende ce l'avete già sul canale su come si lavora, perché c'è il cappello crazy, se non ero, o happy, non mi ricordo il nome. Comunque poi se volete ve lo cerco il link e lo metto nei commenti o nel box informazioni. Tutti gli altri tipo questo con il punto clessidra non avete il tutorial, ma è facile da fare. Invece quello con il punto rette c'è già il tutorial. Allora, era questa la mia idea. Io il progetto per mio figlio, la maglietta, insomma la t-shirt ve lo faccio vedere, è urgente perché la festa è fra circa 15 giorni, quindi assolutamente sarà uno dei progetti che vi farò vedere prossimi. Invece per quanto riguarda i cappellini che andrò a fare per il mercato, magari vi faccio un video, un reel sui miei social con le diverse colorazioni eccetera. Poi è normale che ci si organizza se proprio vi piace un progetto ben specifico, perché sono veramente super veloci, super carini, e li trovo anche carini come regalo se avete delle feste di compleanno, qualcosa per cui regalarle. Sono anche molto adatti ai bambini perché sono dei prodotti certificati, di conseguenza abbiamo la certezza che il cotone è di qualità, è per questo che vi li consiglio.
Poi per chi non ama tanto il filato poco ritorto e opaco, perché il filato ecologico è opaco, può decidere di utilizzare il fioccotone. Adesso io vi faccio vedere un attimo per farvi capire la differenza. Ho perso il colore che cercavo, ah no, è qua. Vedete, questo è opaco, poco ritorto, questo è il fioccotone che è leggermente più ritorto ma è anche più lucido. Vedete, diciamo che vi ho dato tutte le informazioni, poi come al solito io vi aspetto nei commenti che mi chiediate le informazioni che non vi sono state insomma abbastanza chiare, vi rispondo volentieri. Bene, questo podcast è stato un podcast leggermente informativo su quello che andrò a fare. Non mi sono dimenticata tutto quello che vi ho promesso, perché praticamente sono a buon punto con i progetti, anzi ne mancano solo 4. I tutorial li ho già iniziati a registrare, quindi presto ci saranno tutti. Mi faceva tanto piacere farvi anzi il tutorial del punto rete del cappellino, perché lo trovo molto veloce e soprattutto adesso che ci stiamo preparando per la bella stagione, avere un capo di abbigliamento da fare super velocissimo, non dover fare una maglia che ci prende settimane e ore di lavoro, credo che sia l'ideale. Io vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo podcast. Se volete sostenermi, come sempre, aiutarmi, condividete tutti i video che vi piacciono con chi è appassionato di uncinetto, ma non solo, ma anche semplicemente per sentirmi parlare, perché non posso chiamarla chiacchiera, siccome non è un video in diretta, questo podcast come tanti altri, però magari a qualcuno fa piacere informarsi un po' di più su questo mondo, girate anche i podcast, non solo i video tutorial. Io sono contenta perché così riesco a farmi conoscere grazie a voi, e soprattutto più siamo, più ci divertiamo ed è bello perché significa che sto lavorando bene e quindi sono felice di questo. Noi ci vediamo al prossimo video podcast. Nel frattempo ci sarà il tutorial che uscirà martedì alle 8 del mattino, quindi vi aspetto lì.